Benefici della masturbazione sulla salute della prostata. Ciao fratello! La salute della prostata è una questione di grande rilevanza per molti uomini, soprattutto dopo i 40 anni, quando iniziano a manifestarsi i primi segni di disturbi come l'iperplasia prostatica benigna, IPB, o l'infiammazione prostatica. Ti sei mai chiesto se praticare la masturbazione possa portare benefici alla prostata? Ecco a te le risposte. Ti sorprenderanno. La prostata, una ghiandola delle dimensioni di una noce, ha un ruolo fondamentale nel sistema riproduttivo maschile, poiché contribuisce alla produzione del liquido seminale. Ma qual è il rapporto tra masturbazione e salute della prostata? Molti uomini si interrogano se praticare l'autoerotismo possa avere un impatto sulla loro prostata, soprattutto se già soffrono di problemi legati a questa ghiandola. In questo video esploreremo in modo approfondito e supportato da studi scientifici i potenziali benefici della masturbazione per la salute prostatica, come gli effetti sul rilassamento muscolare, il miglioramento della circolazione, la riduzione delle infiammazioni e il miglioramento dei sintomi in caso di IPB. Discuteremo anche dei miti e delle credenze errate sulla masturbazione e la prostata, smentendo informazioni false, e vedremo cosa dice la scienza, oltre a esaminare le credenze popolari infondate. Inoltre, esploreremo quando la masturbazione potrebbe essere controindicata, indicando le situazioni in cui è meglio evitarla o ridurne la frequenza. Infine, offriremo suggerimenti su come gestire il proprio benessere sessuale senza compromettere la salute. I benefici potenziali della masturbazione sulla salute della prostata sono spesso ignorati a causa del tabù che circonda l'argomento. Tuttavia, la masturbazione è una parte naturale della sessualità umana e diversi studi suggeriscono che l'autoerotismo possa avere effetti positivi sulla prostata, soprattutto se praticato con moderazione e senza sensi di colpa. Alcuni dei principali benefici includono effetti sul rilassamento muscolare e il miglioramento della circolazione. L'attività sessuale, compresa la masturbazione, può contribuire a rilassare la muscolatura del pavimento pelvico, un effetto che può risultare positivo per la salute prostatica. Particolarmente vantaggioso per gli uomini che soffrono di tensione muscolare o dolore cronico nella zona pelvica, l'orgasmo porta al rilascio di endorfine e altri neurotrasmettitori che favoriscono il rilassamento, riducono lo stress e migliorano il benessere complessivo, elementi fondamentali per la salute della prostata. Inoltre, l'orgasmo stimola la circolazione sanguigna nell'area pelvica, migliorando l'apporto di ossigeno e nutrienti alla prostata. Una circolazione ottimale può ridurre il rischio di infiammazioni croniche e favorire il corretto funzionamento della ghiandola. Per quanto riguarda la riduzione delle infiammazioni e il miglioramento dei sintomi legati all'IPB, iperplasia prostatica benigna, alcuni studi suggeriscono che l'eiaculazione regolare possa aiutare a liberare la prostata dal fluido in eccesso, riducendo il rischio di ristagni che potrebbero causare irritazioni o infezioni. In caso di IPB, una condizione in cui la prostata si ingrossa, causando difficoltà nell'urinarie, la masturbazione potrebbe contribuire ad alleviare alcuni sintomi come la pressione e il disagio. L'atto di eiaculare aiuta a espellere le tossine accumulate e i residui potenzialmente dannosi, fungendo da lavaggio interno che promuove la pulizia della ghiandola e ne sostiene la salute. Esistono molte credenze popolari e miti errati riguardo la masturbazione e la prostata, che spesso generano confusione e preoccupazioni ingiustificate. In seguito analizzeremo alcuni di questi miti. Esamineremo alcuni miti comuni sulla masturbazione e li confronteremo con le evidenze scientifiche per distinguere ciò che è vero da ciò che non lo è. Un mito diffuso è che la masturbazione frequente possa danneggiare la prostata o aumentare il rischio di sviluppare gravi disturbi come il cancro alla prostata. Tuttavia, la ricerca scientifica smentisce questa idea. Studi condotti su ampie popolazioni di uomini non hanno evidenziato alcuna correlazione diretta tra la masturbazione e un aumento del rischio di cancro alla prostata.
Al contrario, una ricerca pubblicata sul Journal of the American Medical Association ha suggerito che eiaculazioni frequenti, sia attraverso l'attività sessuale che la masturbazione, potrebbero essere associate a un rischio leggermente inferiore di sviluppare il cancro alla prostata. Questo effetto potrebbe essere legato all'eliminazione di sostanze potenzialmente cancerogene nei fluidi prostatici. L'eiaculazione regolare potrebbe quindi aiutare a mantenere la prostata in salute, riducendo il rischio di accumulo di tossine. Un altro mito riguarda l'idea che la masturbazione provochi l'ingrossamento della prostata, in particolare l'iperplasia prostatica benigna, IPB. Questa credenza è priva di basi scientifiche, in quanto l'IPB è principalmente influenzata da fattori come l'età e i cambiamenti ormonali, senza che vi sia evidenza che la masturbazione contribuisca a tale condizione. Anzi, l'eiaculazione regolare potrebbe avere un effetto protettivo, poiché favorisce il flusso di fluidi attraverso la prostata, riducendo il rischio di ristagni. Infine, alcuni sostengono che la masturbazione possa indebolire la prostata, arrivando a pensare che porti a un esaurimento della ghiandola. Questo mito, come gli altri, non ha fondamento scientifico e viene sfatato dalle evidenze disponibili. Un altro mito è che la masturbazione possa rendere la prostata meno efficiente o più debole nel tempo. Anche questa affermazione è falsa. La prostata è progettata per produrre e rilasciare fluido seminale e il corpo maschile è in grado di rigenerarlo costantemente. Non esistono prove scientifiche che suggeriscano che una eiaculazione regolare possa indebolire la prostata. Nonostante i benefici della masturbazione per la salute della prostata, ci sono situazioni in cui è consigliato prestare attenzione o ridurre la frequenza di questa attività. Ecco alcuni esempi. A. Infiammazione acuta della prostata, prostatite acuta. La prostatite acuta è un'infiammazione dolorosa e improvvisa della prostata, spesso causata da un'infezione batterica. In questi casi, la masturbazione potrebbe peggiorare i sintomi, come il dolore e il disagio nella zona pelvica, ostacolando il recupero. È fondamentale consultare un medico per una diagnosi e un trattamento adeguato prima di riprendere qualsiasi attività sessuale. B. Prostatite cronica o sindrome del dolore pelvico cronico. La prostatite cronica, nota anche come sindrome del dolore pelvico cronico, è una condizione che provoca dolore e disagio persistente. In alcuni casi, l'eiaculazione frequente può peggiorare i sintomi. Tuttavia, altri uomini ritrovano sollievo attraverso un'attività sessuale moderata, inclusa la masturbazione, che può alleviare il dolore. La risposta varia da persona a persona, quindi è importante ascoltare il proprio corpo e consultare un medico per consigli personalizzati. C. Eccesso di masturbazione e stress psicologico. Mentre la masturbazione è una pratica normale e sana, un eccesso di questa attività può causare stress psicologico, sensi di colpa e ansia, specialmente quando interferisce con le normali attività quotidiane o il benessere emotivo. È importante mantenere un equilibrio sano e praticare l'autoerotismo in modo consapevole. Se sorgono dubbi o difficoltà, consultare uno specialista in sessuologia o un terapista può essere molto utile. Come gestire il proprio benessere sessuale? Gestire il benessere sessuale in modo olistico significa non solo prestare attenzione alle abitudini sessuali, ma anche prendersi cura della propria salute generale. Ecco alcuni consigli per mantenere la prostata sana. Adottare uno stile di vita attivo. Fare esercizio fisico regolare migliora la circolazione sanguigna e riduce l'infiammazione nel corpo. Seguire una dieta equilibrata. Mangiare cibi ricchi di antiossidanti, come frutta e verdura. E limitare il consumo di cibi trasformati e grassi saturi può contribuire a mantenere la prostata sana. Bere molta acqua. Una buona idratazione aiuta a diluire le tossine e facilita la funzione della prostata e del tratto urinario.
Consultare regolarmente un medico, sottoporsi a controlli regolari, soprattutto con l'avanzare dell'età, è fondamentale per una diagnosi precoce e la gestione dei problemi alla prostata. La masturbazione è una pratica naturale che, se praticata con moderazione e consapevolezza, può avere effetti positivi sulla salute della prostata e sul benessere generale. Gli studi scientifici hanno smentito molti dei miti comuni su questa pratica, dimostrando invece che l'eiaculazione regolare può persino ridurre il rischio di problemi alla prostata, come l'iperplasia prostatica benigna. Alcune infiammazioni possono essere trattate, ma è fondamentale essere consapevoli delle proprie condizioni di salute e prestare attenzione a segnali come dolore persistente o difficoltà urinarie che potrebbero indicare problemi più gravi. In questi casi, consultare un medico è sempre la scelta migliore. La salute della prostata, come quella di tutto il corpo, dipende da diversi fattori, tra cui una dieta equilibrata, l'esercizio fisico e la gestione dello stress. La masturbazione, in questo contesto, non deve essere vista come un tabù, ma come una parte naturale della sessualità umana, che, se praticata con le giuste informazioni, può contribuire al benessere maschile. In conclusione, se hai problemi alla prostata e ti chiedi se la masturbazione sia sicura o benefica, ricorda che la chiave è la moderazione e l'ascolto del proprio corpo. Consulta sempre uno specialista per ottenere consigli personalizzati e per assicurarti che le tue scelte siano in linea con la tua salute generale. Grazie per aver guardato questo video. Se hai domande o esperienze da condividere, lascia un commento e facci sapere cosa ne pensi. Ricorda, la conoscenza è potere e la salute è la nostra priorità.